Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come risolvere il problema dell'allarme 30 quando la lavastoviglie non perde acqua e quindi il galleggiante non è sollevato. Vi ricordo che in genere l'allarme 30 viene segnalato come errore sul display della lavastoviglie quando questa ha una perdita d'acqua e quindi il galleggiante sul basamento è sollevato. Adesso andiamo a smontare il fianco sinistro svitando la vite che c'è qui, una vite è nascosta qui dietro, l'altra in basso e l'altra sullo zoccolino in basso a destra, perché andremo a lavorare proprio sul fianco sinistro dove è posizionata l'elettrovalvola. Prima di iniziare, come sempre, vi devo ricordare un paio di cose, anche tre, che l'iscrizione al canale è completamente gratuita, in più cliccate mi piace così mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Un'altra cosa che vi devo ricordare è che i pezzi di ricambio che utilizzo per fare le riparazioni li trovate sempre sul sito qui in alto a destra cliccando sulla i di informazioni oppure nei commenti. Il primo commento in alto è il mio e lì ci sarà l'elenco dei ricambi che ho utilizzato per fare questa riparazione. Quindi se avete fatto la diagnosi sul guasto e avete riscontrato che appunto il guasto è dovuto al pezzo che io ho cambiato, quel pezzo lì lo trovate sempre lì in alto, come vi dicevo, nel sito oppure nei commenti. Un'altra cosa molto importante, vi ricordo di non manomettere l'elettrodomestico se avete intenzione di chiamare un tecnico. Ci sono dei professionisti bravi che con 30 euro di uscita vi fanno l'uscita appunto e la diagnosi del guasto. Quindi non manomettete voi l'elettrodomestico se poi avete intenzione di chiamare un tecnico, perché a molti tecnici non piace mettere mani su elettrodomestici manomessi da terzi, perché poi si creano più problemi e quindi preferiscono non ripararli e non toccarli. Quindi se ci tenete al vostro elettrodomestico, chiamate direttamente un tecnico. Se invece non sapete chi chiamare perché non conoscete nessuno di affidabile, allora guardate questo video perché vi spiegherò io come risolvere il problema. Allora, iniziamo svitando questa vite. Poi svitiamo questa. E svitiamo anche queste due. Una e due. Ok, svitiamo le ultime viti. Questa. E questa qui. Ok, abbiamo tolto il fianco. Visto che ci siamo, questo qui lo spostiamo. Ok, adesso andiamo a lavorare esattamente qui. Allora, per fare questa diagnosi e questa riparazione ci servirà un tester che andremo a posizionare in home. Quindi andiamo a metterlo qui. Vedete? Home. Verifichiamo che il tester funzioni, quindi cosa facciamo? Prendiamo i puntali e andiamo a verificare se c'è un segnale. Vedete? Vuol dire che il tester funziona perché mi dà continuità. Ok? Vedete? Ok, allora, qui abbiamo due possibilità. La nostra lavastoviglie Rex Electrolux AEG può montare o un'elettrovalvola semplicissima, che è questa qui, oppure potrebbe montare questo tubo di carico con elettrovalvola incorporata. Considerate che le AEG montano solo questo tubo qui. L'elettrovalvola è posizionata qui, questa è la parte del tubo che va avvitata al rubinetto, c'è il cablaggio che attraversa tutto il tubo e sbuca fuori di qui. Quindi noi con il tester possiamo andare a verificare mediante questo morsetto se l'elettrovalvola o il cablaggio è interrotto o meno.
Quindi se la nostra lavastoviglie è una IGE, ci troveremo in questa situazione, perché l'elettrodomestico è identico, abbiamo sempre qui la vaschetta di carico con il tubo di carico, solo che l'elettrovalvola, anziché essere posizionata qui, sarà posizionata sul tubo di carico. Quindi questa qui sarà inserito qui dietro e avremo questo tubetto che va a inserirsi sulla vaschetta in questo modo qui. Quindi cosa facciamo? Andiamo a staccare questi due fili che saranno in questa posizione, no? Li troverete esattamente qui, andiamo a staccarli e andiamo a verificare con il tester se c'è continuità. Quindi prendiamo il nostro tester, messo in home, e andiamo a verificare se c'è continuità. Mettiamo così e così. Vedete? Se tolgo il tester va a 0. Quindi questo tubo, ovviamente, anche un tubo nuovo, questo tubo, l'elettrovalvola che c'è dentro il tubo funziona bene, non è interrotta. Stessa cosa possiamo farla sulle Rex Electrolux che montano l'elettrovalvola. Andiamo a staccare i fili del cablaggio, quindi andiamo a staccare un morsetto e anche l'altro. Quindi adesso con il tester andiamo a verificare che ci sia continuità tra questo punto e quest'altro. Se non c'è continuità, l'elettrovalvola è interrotta e la lavastoviglie vi può dare allarme 30. Questo è quello che succede quando la lavastoviglie vi dà allarme 30, voi la smontate e non trovate nessuna perdita e trovate il galleggiante in posizione normale, non sollevato. La prima cosa da andare a vedere è sempre l'elettrovalvola.